Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Supponevo che mia moglie Jessica sarebbe stata felice quando le dissi che non avrei dovuto lavorare per tutta la settimana. Sono un meccanico di attrezzature pesanti e sfortunatamente finisco per lavorare molte ore. Jessica aveva pianificato una vacanza di 3 giorni con le sue sorelle al lago Winona. Di solito affittano delle capanne e la famiglia trascorre 3 giorni nuotando, facendo escursioni e divertendosi attorno al falò. Avevo già detto a mia moglie che non sarei potuto venire e lei sembrava averlo capito. Era in mezzo alla settimana. Guadagno bene, specialmente con gli straordinari. Mi perdo la maggior parte di questi incontri, quindi ero davvero contento quando ho potuto prendere del tempo libero. Ciao tesoro, buone notizie. Potrò venire con voi questa volta. Che bello, Lucas. Sono sicura che i bambini lo apprezzeranno e anche tu ti divertirai. Se per te va bene, porterò la moto da cross. Ci sono alcuni sentieri designati lì che mi piacerebbe provare. Lo farò solo se per te va bene, non voglio causare problemi. Va bene, c'è molto monte a Lake Winona e dovresti riuscire a fare delle buone corse. Divertiti. Jessica stava preparando la cena mentre io uscivo per preparare la moto da cross. Non era proprio una moto da fuoristrada, era una due tempi omologata per la strada, ma che poteva essere usata fuori strada se non si esagerava. Non avevo molte occasioni di usarla vicino a casa. La cena era pronta circa nel momento in cui avevo finito. Di solito mangiavamo insieme ogni sera. Jessica ed io eravamo sposati da 12 anni. Avevamo 3 bambini. Tammy di 11 anni, Josh di 8 anni e Terry di 7 anni. Avevamo una graziosa casetta con un grande mutuo e le cose andavano alla grande per la famiglia Connor. Dopo che la cena fu pulita, i bambini si sistemarono per guardare la TV e io andai a fare una doccia. Jessica stava finendo qualcosa al computer quando sono entrato per prendere le mie mappe dai sentieri. Ho notato che ha rapidamente cancellato qualcosa e si è disconnessa quando sono entrato nella stanza. Ho fatto finta di non averlo visto mentre rovistavo nell'armadio. Lei ha sorriso ed è uscita dalla stanza. Quindi ho tranquillamente premuto il pulsante per annullare lo spegnimento dopo essermi assicurato che fosse scesa di sotto. Ho aperto la sua posta. Non c'era nulla nella posta in arrivo e se ci fosse stato sono sicuro che l'avrebbe cancellato. Sono andato alla posta eliminata giusto in caso. Jessica era una persona molto cauta, specialmente quando si trattava delle sue email. Non l'ho mai interrogata al riguardo, di solito eliminava tutto 2 volte, non c'era mai alcuna traccia di alcuna mail in arrivo o in uscita. Tuttavia, questa volta era di fretta e ho notato che aveva eliminato il file, ma non aveva eliminato il file eliminato. Ed eccolo là. Cambio di piani, Lucas verrà con la famiglia. Puoi comunque venire, ma farò in modo che Linda ti metta nell'ultima cabina. Dovremmo riuscire a stare insieme perché lui sarà in moto. Ci vediamo, LC. Il messaggio era stato inviato a D. Thompson su zebra.net. Questo non era buono. Chi diavolo era D. Thompson? E perché doveva venire al nostro raduno familiare? Cosa c'entrava la sorella di Jessica, Linda, con questa organizzazione? Jessica stava lavando alcuni vestiti che i bambini volevano portare per l'escursione. Così ho tirato fuori l'annuario del liceo di Jessica dalla libreria. Non ci volle molto per localizzare Don Thompson. C'era persino una foto di Jessica e Don insieme al ballo di fine anno. Non sono mai stato un tipo molto astuto né particolarmente sospettoso, forse avrei dovuto esserlo. Pensavo che il nostro matrimonio andasse bene. Avevo conosciuto Jessica circa 2 anni dopo che lei aveva terminato il liceo. Io ero più grande di 3 anni e avevo un buon lavoro. Dopo circa 6 mesi che uscivamo, le chiesi di sposarmi e lei accettò. Ora mi chiedevo perché, se lei usciva con questo ragazzo al liceo e lo stava ancora vedendo. Perché diavolo aveva sposato me? Facevo una buona vita. Anche se non ero mai stato molto ambizioso, lavoravo sodo per la mia famiglia. Poco mi importava di me stesso. Pensavo sempre che ne valesse la pena per loro. Ma ora non ne ero più sicuro.
Non mi sono mai piaciuti i bambini, ma amavo i miei figli. Avrei fatto qualsiasi cosa per loro, semplicemente perché erano miei. Ero un padre molto protettivo. Sarebbe stato un fine settimana interessante. I bambini non persero tempo a scendere al lago, finii di scaricare tutto, inclusa la moto. La sorella di Jessica, Katie, era lì con i suoi 4 figli. La sorella più piccola, Cora, era divorziata e aveva 3 piccoli. Il marito di Katie, George, non c'era. Sembrava che sarei stato l'uomo di troppo per il fine settimana, eccetto per l'altro tipo che sarebbe stato nell'ultima cabina. Dopo essermi sistemato, notai un Durango verde scuro parcheggiato vicino all'ultima cabina. Tutti avevamo pranzato velocemente e avevo annunciato che sarei andato a fare un giro. La moto era pronta e avevo preso la videocamera prima di partire. La moto faceva un gran rumore e ero sicuro che Jessica contasse su quello per essere sicura che non tornassi di soppiatto. Andai per circa 1 chilometro, lasciai la moto al minimo per un po' e poi la spensi. Ci vollero solo circa 10 minuti per tornare a piedi al campeggio. Le 3 sorelle erano sedute intorno al tavolo da picnic a chiacchierare, mentre i bambini erano sparsi ovunque. Proprio in quel momento, un tipo alto e di bell'aspetto, che supposi fosse il proprietario del Dodge Durango, si avvicinò al tavolo. Tutte le ragazze lo salutarono calorosamente. Dopo circa 10 minuti si alzò e si diresse verso le cabine e poi verso i bagni. Iniziai a muovermi in quella direzione quando vidi Jessica lasciare il tavolo e venire nella nostra direzione. Dawn entrò dal retro del lato femminile in modo che nessuno lo notasse e Jessica lo seguì poco dopo. Entrai silenziosamente dall'altro lato e accesi la videocamera. Non tolsi nemmeno il tappo dell'obiettivo perché non c'era nulla da vedere. Mi avvicinai al muro adiacente e potei sentirli parlare. Mi dispiace davvero, Dawn. Non avevo idea che Lucas sarebbe venuto oggi. Cercherò di rimediare. Probabilmente sarà in giro con la sua moto per la maggior parte del tempo, quindi tutto quello che dobbiamo fare è stare attenti ai bambini. Va bene, Jessica, capisco. Sono un po' deluso, ma sono sicuro che sarà comunque bello. Stasera ci sarà un piccolo raduno per cantare vicino alle cabine, scenderò al lago e potremo fare un bagno insieme come ai vecchi tempi. Katie farà in modo che Lucas sia occupato. Non so se riuscirò ad aspettare così a lungo, sciocco ragazzo. Vediamo, penso di poterti aiutare un po' così potrai resistere fino a stasera. Sentii il suono delle cerniere che si aprono e dei vestiti che si tolgono quando Don iniziò a gemere. Era chiaro quello che mia moglie stava facendo con lui. Ok, Don, questo dovrebbe bastarti fino a stasera. Devo tornare dalle mie sorelle. Rimasi lì stordito. Ero distrutto, ma cosa diavolo mi aspettavo? Stavo gironzolando cercando di coglierla sul fatto e ci ero riuscito. Suppongo di essere stato deluso dal fatto che fosse successo, ma sapevo che sarebbe accaduto. Rimanendo nel bagno, altri 10 minuti dopo che se ne furono andati, cercando di capire cosa fare. Era deprimente come l'inferno e odiavo essere depresso. Non avevo ottenuto alcun video, ma avevo ottenuto 10 minuti di buona registrazione audio sulla videocamera. Tornai alla moto e poi partii per un lungo e difficile giro. Avevo bisogno di qualcosa per raffreddarmi. Sarebbe stato così facile affrontare Jessica e chiarire tutto, ma non era nel mio stile. In realtà, non avevo uno stile. Ero solo non conflittuale riguardo alla maggior parte dei problemi. Per 12 anni avevo pensato di avere un matrimonio fantastico e ora scoprivo di essere solo un fornitore per mia moglie e i miei figli. Una comodità necessaria. Passai gran parte del pomeriggio a esplorare l'area attorno alla spiaggia. C'era un lungo pendio erboso che scendeva fino al bordo dell'acqua. La spiaggia era stretta con rocce e boschi ai lati. C'era un falò al centro, a circa 15 metri dalla spiaggia. Jessica, Katie e Cora avevano portato i bambini a fare un'escursione fino a una cascata locale. Approfittai del tempo per raccogliere e sistemare un sacco di legna nel falò. Misero dell'accendifuoco sul fondo e impilai accuratamente alcuni bei tronchi asciutti ai lati. Trovai del cartone che riuscii a stratificare sul fondo per aiutare nell'accensione. Non c'erano molte persone nel sito, quindi non attirai attenzione. Non notai Dawn da nessuna parte. Quando tutti tornarono dall'escursione, portai Josh e Terry nel bosco e tagliammo circa 20 bei bastoncini per arrostire i marshmallow. Disse loro di mantenere il segreto per quella sera.
Erano entusiasti. Diedi a Tammy 2 grandi sacchetti di marshmallow e le spiegai di nuovo cosa avremmo fatto. La sera arrivò e tutti erano riuniti intorno all'area del picnic. Abbiamo fatto una buona cena e i bambini stavano cominciando a calmarsi per la giornata. Katie era molto loquace e mi stava vicino. Mi chiedeva di aiutarla a fare piccole cose frivole ed era straordinariamente amichevole. Tenevo d'occhio Jessica, ma cercavo di non essere troppo evidente. Finalmente il sole tramontò e c'era solo un po' di luce lunare. C'era una discussione in corso su cosa avremmo fatto per il resto della serata e sembrava che le storie di fantasmi stessero vincendo di poco. All'improvviso notai che Jessica era sparita e Katie era molto vicina al mio fianco. Mi diede una spiegazione molto dettagliata su come suo marito George stesse rifacendo la loro cucina. Si stava impegnando molto per tenermi interessato, ma la mia mente era altrove. Alla fine mi scusai per andare alla cabina a prendere la videocamera, visto che era nella direzione opposta dal lago. Katie non sembrò troppo preoccupata. Era troppo buio per fare video, quindi non mi preoccupai di prendere la videocamera. Presi 2 lattine di accendino per il carbone e alcuni fiammiferi di legno. Passando dietro le cabine, riuscii a scendere di corsa fino alla spiaggia senza che Katie mi vedesse. C'era abbastanza luce lunare per impedirmi di farmi del male mentre mi avvicinavo. Diventai più silenzioso. Riuscii a distinguere 2 figure nell'acqua. Sull'area erbosa vicino alla spiaggia c'era una coperta. Jessica e Dawn avevano lasciato i loro vestiti e la biancheria intima sulla coperta insieme a 2 asciugamani. Sollevai con attenzione tutti e 4 gli angoli della coperta e camminai verso il falò. Svuotai una lattina di accendino sul legno e poi posai la coperta sopra. Aggiunsi altro liquido per accendini e con un rapido gesto gettai il bruciatore sulla pila di materiali combustibili e saltai indietro. Ero ancora troppo lento, mi bruciai le sopracciglia e i peli sul braccio quando la pila di legna esplose in fiamme. Quello era il segnale. Tammy e Josh saltarono in piedi e iniziarono a gridare: «Arrosto di marshmallow! Tutti al falò!» Tutti i bambini iniziarono a correre giù per la collina verso il falò. Guardai verso l'acqua e vidi gli occhi di Jessica e Dawn riflettere la luce del fuoco mentre guardavano l'orda che scendeva su di loro. Vidi Katie in cima alla collina con un'espressione che sembrava preannunciare la fine del mondo. I bambini si distribuirono rapidamente intorno al fuoco. Josh distribuì i bastoncini e Tammy aveva i marshmallow. Jessica cercava di nascondersi lungo il lato del pontile mentre mi avvicinavo lentamente. Guardai il suo amante. «Ciao Don, sono Lucas, il marito di Jessica. È un piacere incontrarti finalmente». Sembrava sconcertato e non disse nulla. «Jessica, posso aiutarti a salire la scala, così puoi unirti ai tuoi figli intorno al falò?» «No, dannazione, vai solo a prendere i nostri asciugamani». «Mi dispiace, cara, temo di aver usato la coperta, gli asciugamani e i vestiti per accendere il fuoco». «Bel fuoco, vero?» «No, Lucas, no! Perché diavolo l'hai fatto? Come usciremo dall'acqua?» «Sono sicuro che Katie sarà più che felice di aiutarti. Io vado a casa». Katie mi superò sul pontile mentre me ne andavo. Salii sulla collina e nessuno si accorse che me ne stavo andando. Presi la mia giacca e la videocassetta dalla cabina. Usando l'attrezzo per le valvole dal borsello degli attrezzi della moto, rimossi le valvole dal SUV di Jessica. Non sarebbe stata in grado di farle riparare fino al giorno successivo. Presi una pinza e provai ad aprire il rubinetto di scarico del Durango di Dawn, ma non riuscii a smuoverlo. Finii per colpirlo 3 volte finché non si ruppe. Il Dodge non era chiuso a chiave, quindi mi infilai dentro e presi la sua registrazione dal cruscotto. Mi resi conto che Jessica avrebbe potuto prendere una delle auto delle sue sorelle, ma pensavo che avrebbe aspettato di avere la sua. Spensi il cellulare e lasciai il campeggio sulla moto da cross per l'autostrada. Era un lungo tragitto su un veicolo scomodo. Non andai molto lontano perché dovetti fermarmi per fare rifornimento, così come per miscelare la benzina e l'olio. Almeno era tardi e le strade non erano troppo affollate. Livellai e iniziai a percorrere i chilometri. Un Durango verde mi superò a gran velocità e notai del vapore bianco che usciva da sotto. Circa 10 miglia più avanti
era parcheggiato a bordo strada. Don Thompson era chinato sotto il cofano cercando di capire quale fosse il problema. Passai sfrecciando inosservato e mi diressi verso la stazione di servizio successiva. Un serbatoio più grande sarebbe stato utile. Presi una tazza di caffè dopo aver fatto rifornimento e tirai fuori la registrazione del Durango dalla tasca. Don viveva a Pottsville, il che significava che potevo svoltare subito e essere lì in meno di un'ora. Ovviamente, dopo essere arrivato lì, ci volle un'altra ora per trovare l'indirizzo. Viveva in una modesta casa a schiera appena a sud della città. Non potevo dire se la possedesse o la affittasse. Comunque, supposi che non sarebbe stato a casa per un po', quindi ruppi un vetro della porta della cucina e mi feci strada all'interno. Don aveva un piccolo spazio computerizzato nella sua camera da letto. Trovai un cacciavite nel cassetto della scrivania e tolsi il pannello laterale del CPU dopo aver rimosso l'hard disk. Guardai intorno per vedere se c'era qualcos'altro di interessante. C'era un album tipo CD sul bordo della scrivania che conteneva circa 20 dischi. Presi quello e l'hard disk e me ne andai. Meno di 2 ore dopo, inclusa un'altra sosta per benzina, ero a casa. Era in momenti come questi che ero contento che il mio pick-up avesse una cabina King. Riuscii a mettere i miei vestiti, il PC e alcuni oggetti per la casa dietro il sedile. Raccolsi un mucchio di documenti personali e andai in un motel dall'altra parte della città. Erano le 3 del mattino. Dovevo riposare un po' perché il giorno seguente sarebbe stato impegnativo. Nonostante fossi stanco, mi alzai presto. Ci volle un po' per accedere all'hard disk di Don, ma alla fine ci riuscii. Don sembrava aver salvato tutte le email che lui e Jessica si erano scritti. La maggior parte di esse erano salvate nel suo file di documenti, ma molte erano ancora nella sua posta. Iniziai a leggerle, ma non avevo molto tempo. Mi sarebbe voluto tutto il giorno per leggerle tutte. Ne sfogliai alcune qua e là per farmi un'idea di cosa stesse succedendo. Avevano sicuramente fatto l'amore, ma la corrispondenza non era volgare. Non trovai nessun posto in cui dicessero qualcosa di denigratorio su di me, al contrario, c'erano diversi commenti che indicavano il contrario. Jessica aveva commentato l'ottimo lavoro che avevo fatto installando nuovi armadietti da cucina e Don aveva risposto che avrebbe voluto essere abile come me. Era un po' strano. Ecco 2 persone che mi tradivano, ma non mi denigravano in alcun modo. Ero confuso. I CD erano un'altra storia confusa. Non c'erano foto intime. C'erano molte foto di loro insieme che facevano ogni sorta di cose, ma nulla di sporco. In un set di foto i suoi capelli erano scuri e corti. Era quando portava Tammy. Nel set successivo erano biondi quando aveva Josh e poi lunghi e scuri quando era incinta di Terry. In tutte le foto Don sorrideva come un padre orgoglioso. Quello faceva davvero male. Era ora di andare. Feci il solito giro. Chiusi tutti i conti bancari e le carte di credito, lasciai il lavoro e riscossi tutte le mie ferie e i giorni di malattia. Riscossi le mie polizze assicurative sulla vita e cancellai i servizi telefonici. Feci accordi per far disattivare le utenze alla fine della settimana. Ero sicuro di dimenticare qualcosa, ma feci del mio meglio. Passai dall'ufficio del medico di famiglia e feci fare un tampone del DNA da un'infermiera con istruzioni di inviare i risultati al mio avvocato. Poi passai dall'ufficio dell'avvocato e compilai i documenti per il divorzio. Dissi a Seymour di non darle nulla e di offrire il sostegno ai bambini solo se il DNA dimostrava che erano miei. A quel punto avevo poche speranze. Lasciai $2000 nel conto corrente per Jessica e i bambini. Disse che poteva tenere la casa, ma doveva pagare lei le rate. Lasciai 2 procure firmate nel caso ne avesse bisogno. Firmavo un modulo per aiutarla a vendere la casa. Yuba City era lontana da Reading. Avevo abbastanza soldi per sostenermi per molto tempo, ma sapevo che avrei dovuto iniziare a lavorare per non impazzire. Ero abbastanza sicuro di aver lasciato dietro di me qualche casino, incluso un'accusa di effrazione nella contea di Schuylkill. Non avevo idea delle cose di cui mi ero dimenticato a casa, di cui ero legalmente responsabile, e non mi importava troppo. Non ero nemmeno molto abile nel nascondermi. La registrazione del mio veicolo, la patente di guida e l'assicurazione sarebbero state valide per un po', ma alla fine avrei dovuto aggiornare tutto e correre il rischio di essere scoperto.
I conti bancari e l'impiego avrebbero potuto anche scatenare problemi. Ogni mattina, gruppi di uomini in cerca di lavoro giornaliero si radunavano in alcuni angoli chiave. I potenziali datori di lavoro passavano in auto e sceglievano quelli che volevano, pagandoli in contanti come contractor indipendenti. Non erano necessari numeri di previdenza sociale né moduli da compilare. Una giornata di lavoro duro veniva ricompensata con del denaro contante non rintracciabile. Non mi dispiaceva il lavoro o la paga scarsa, ma trovavo difficile non poter parlare con i miei colleghi di lavoro. Iniziai a imparare un po' di spagnolo e le cose andarono meglio. Finii per essere una scelta regolare per il capo squadra della Sutter Nut Growers. Coltivavano noci, mandorle, nocciole e pistacchi. Il lavoro era impegnativo e non richiedeva di usare troppo il cervello. Dormivo bene la notte. Dopo circa un mese presi in prestito un cellulare da uno dei supervisori e chiamai il mio avvocato. Aveva notificato i documenti a Jessica. Lei non voleva nulla da me, ma insisteva per un sostegno per i bambini. Non aveva fornito i risultati del test del DNA. Dissi a lui che non avrei pagato alcun sostegno per i figli di qualcun altro. I suoi genitori e le sue sorelle la stavano aiutando con le spese finché non avesse trovato un lavoro. Aveva messo la casa sul mercato. Se tutto fosse andato bene, il divorzio sarebbe stato definitivo in 4 mesi. Don Thompson non aveva presentato una denuncia alla polizia di Schuylkill County. Immagino che non avessi più bisogno di nascondermi. Passai le mie serate leggendo le email e guardando le foto sui CD. Circa 4 anni fa, Jessica e Katie fecero una crociera a Nassau. Jessica trascorse la crociera con Don Thompson e Katie era con un altro uomo, non George, suo marito. Riuscì a scoprire dalle email che il suo nome era Richard Witt. Non era piacevole guardare quel set di foto. Dalle foto era evidente che Jessica e Don condividevano la cabina. Avevo amato Jessica e avrei fatto qualsiasi cosa per lei. Facevo fatica ad accettare tutte le nuove informazioni che stavo trovando. Come potevo essere stato così stupido? Sutter Nut Growers aveva 2 grandi scuotitori d'alberi, uno dei quali era rotto da quando avevo iniziato a lavorare lì, e oggi si era rotto anche il secondo. L'azienda doveva chiamare un tecnico da Sacramento per ripararli. Avrebbero dovuto interrompere la giornata lavorativa e mandare tutti a casa, quindi chiesi al supervisore se potevo dare un'occhiata. Ci volle circa un'ora per rimetterlo in funzione. Tutti i miei amici erano felici perché potevano finire il turno di lavoro. Passai il resto della giornata a lavorare sul secondo scuotitore e finalmente lo rimisi in funzione verso le 19 o'clock di quella sera. Tutti gli altri se n'erano già andati, quindi il supervisore, John Foreman, si offrì di darmi un passaggio a casa. Lungo la strada per casa mi offrì un lavoro fisso come meccanico di attrezzature, che accettai immediatamente. Circa un mese dopo, tornai a casa dal lavoro e trovai un'auto a noleggio budget nel mio vialetto. George Mitchell, il marito di Katie, mi aveva trovato. Era seduto sul portico di casa e mi fece un mezzo sorriso mentre mi avvicinavo. Non ero molto felice di vederlo, ma cercai di essere cordiale. «Quanto tempo sei stato qui, George?» «Circa 2 ore. Potrei usare una birra fredda se ne hai». Presi per entrambi 2 Foster e ci sedemmo ai lati opposti del tavolo della cucina in formica. «Cosa c'è di così importante per cui sei volato quasi 3.000 miglia per vedermi, George?» Jessica mi ha chiesto di venire e i suoi genitori hanno pagato il costo dei biglietti. «Ok, cominciamo. Prima di tutto, cosa stai cercando di ottenere?» «Ho passato tutto il volo qui cercando di trovare il modo giusto di affrontare questo. Lascia che ti dica qualcosa che non molte persone sanno riguardo a me e Katie». «Riguarda Richard Witt?» «Sì, immagino che non fosse un segreto così grande come speravamo». Sorridevo solo. Lucas, tutte e 3 le sorelle Spencer, Jessica, Katie e Cora volevano famiglie numerose. Era importante per loro e molto importante per i loro genitori. Siamo stati sposati 2 anni e non abbiamo avuto fortuna. I test hanno mostrato che il problema ero io. Ero sterile e Katie stava bene. Non volevamo adottare e non potevamo permetterci le procedure artificiali. Ci volle molto tempo, ma alla fine concordammo che avremmo cercato qualcun altro per mettere incinta Katie. Mi rendo conto che suona bizzarro, ma ci abbiamo pensato molto.
Richard era un amico del liceo. Katie usciva con lui e faceva sesso con lui prima di incontrarmi. Era uno degli invitati al nostro matrimonio. Mi piaceva Richard. Quindi io e Katie ci incontrammo con lui per spiegargli il problema. All'inizio era riluttante e accettò solo con alcune condizioni. Quali condizioni? Richard disse che avrebbe messo incinta Katie tutte le volte che volevamo, ma voleva poter stare con lei una volta al mese e un fine settimana all'anno. A quelle condizioni era disposto ad aiutare finché non avesse trovato una moglie. Tutti e 4 i nostri figli sono di Richard. Circa 3 anni fa sono stato testimone al suo matrimonio e da allora non ha più visto Katie. E come si collega questo a Jessica e me? Lo stesso, ma diverso. Suppongo che lo spiegherai. Jessica e Don Thompson erano fidanzati fin dalle scuole medie. Avevano pianificato tutta la loro vita insieme, tranne per un problema. Don ebbe un incidente con gli sci nautici subito dopo aver terminato il liceo. Poteva ancora fare sesso, ma non poteva essere padre. Jessica era devastata. La cosa più importante per lei nella vita sarebbero stati i suoi figli. Don convinse Jessica che avrebbe dovuto sposarsi per poter avere una famiglia e che sarebbero rimasti amici intimi. Intendi fare l'amore con i tuoi amici? È un modo un po' grezzo di dirlo, Lucas, ma suppongo che la risposta sia sì. Stavo ascoltando attentamente quello che George diceva. Alcune cose sembravano veritiere, ma la maggior parte no. Decisi di lasciarlo parlare ancora. Jessica alla fine accettò, ma chiese a Don di trovarle un marito. Non voleva nessuno nell'area di Pottsville, quindi Don cercò un amico che aveva a Reading, David Lipman. Credo che tu abbia lavorato su alcuni dei suoi camion di olio combustibile, vero? Sì, Dave sembrava a posto. Alla fine ridussero la scelta a 3 ragazzi e Jessica scelse te. Ti corteggiò, ti fece sposare e ti fece credere che fosse stata un'idea tua. Ti ha dato una casa felice e un buon matrimonio, insieme a 3 splendidi bambini. Ha cercato di essere una moglie amorevole per te pur mantenendo una relazione con Don. Con il passare degli anni si è avvicinata sempre di più a te e vedeva Don sempre meno. Lei e Katie hanno persino cercato di combinare Don con altre ragazze, ma lui amava Jessica e voleva mantenere la sua relazione con lei. George tirò fuori dalla tasca del cappotto una busta e la fece scivolare sul tavolo. Dentro c'era una relazione di paternità del DNA. L'intestazione era Shoe Kill Scientific Labs. Mi aspettavo un qualche tipo di modulo, ma era solo una lettera ufficiale che affermava che ero il padre biologico dei nostri 3 figli. Guardai il rapporto e guardai George. Lui non disse nulla. È tutto qui, George? Bene, Jessica ha interrotto ogni contatto con Don subito dopo che te ne sei andato. Ha preso la decisione che era meglio per lei e per i bambini. Sperava che, con Don fuori dalla sua vita per sempre, tu avresti potuto considerare di annullare il divorzio e tornare a casa. Presi altre 2 birre. Non dissi nulla, ma mi sedetti lì a fissare il foglio. Non potevo credere che questo ragazzo avesse preso un aereo da tutto il paese solo per raccontarmi questa storia. Potrebbe esserci stata una piccola parte di verità da qualche parte, ma non riuscivo a individuarla. Non avevo mai capito perché Jessica mi avesse sposato e, anche dopo aver ascoltato le stronzate di George, non era più chiaro. A che ora parte il tuo aereo, George? Devo essere al terminal di Sacramento per le 8. Avrò giusto il tempo di guidare fino là e restituire l'auto a noleggio. Ti sono davvero grato per essere venuto fin qui a spiegarmi le cose, George. Probabilmente avresti potuto farlo per telefono, ma suppongo che faccia a faccia sia più efficace. C'è qualcosa che vuoi che dica a Jessica o ai bambini quando torno a casa? Non riesco a pensare a nulla al momento. Di loro che sto bene e che penso a loro. Accompagnai George alla macchina. Potevo dire che sperava in una reazione un po' più forte di quella che aveva ottenuto. Era una storia interessante, specialmente quando aveva iniziato facendo una confessione riguardo alla sua stessa relazione con Katie. Se tutto ciò che aveva detto fosse stato vero, forse avrei voluto riconsiderare il divorzio, ma c'erano troppe incongruenze. Avevo molto affetto per Jessica, avevamo avuto molti anni fantastici insieme e avevo sempre pensato che fossimo una squadra. Il suo apparente tradimento mi aveva lasciato con il cuore spezzato. Avrei voluto poterlo riparare se avessi potuto.
Ero alla ricerca di più informazioni e più risposte e volevo che mi spiegassero e migliorassero le cose. Ancora non potevo credere che George fosse volato fin qui solo per una conversazione di 30 minuti. Il giorno successivo chiamai il mio avvocato, Seymour. Questo è Lucas Connor, dalla California. Non ti sento spesso, Lucas. Di cosa hai bisogno? Prima di tutto, hai mai ricevuto risultati ufficiali sui test di paternità del DNA? Lucas, non ho ricevuto nulla. Ho chiesto a Jessica 3 volte diverse e ogni volta ha promesso, ma ancora niente. Le ho detto che avrei pagato per i test, ma non penso che abbia fatto differenza. Il cognato di Jessica mi ha dato una lettera dei laboratori scientifici di Shook Hill a Pottsville, che indica che sono il padre. Hai dato loro qualcosa dei miei test che potrebbero usare come riferimento? Mai sentito quel laboratorio e ho ancora qui i tuoi risultati in ufficio. Non li ho dati a nessuno, a meno che non abbiano fatto il loro test del DNA sui tuoi capelli o unghie. Non ho idea di cosa stessero testando. Vedrò cosa posso fare. Altro? No, è tutto per ora, Seymour. Grazie. Mi sentivo sovraccarico di informazioni e avevo bisogno di tempo per riflettere su tutto ciò che era successo. Il fatto che Jessica avesse tagliato i ponti con Don era una novità per me e la possibilità che avesse preso quella decisione per noi e i bambini mi faceva ripensare molte cose. Ma c'era ancora tanto che non tornava e le ferite erano profonde. Nei giorni seguenti passai molto tempo a riflettere sulla mia vita, sulle mie decisioni e sul futuro. Nonostante il dolore e la confusione, una cosa era chiara. Non importava quanto profondo fosse il tradimento o quanto fossero complicate le circostanze, dovevo trovare un modo per andare avanti, per me e per i miei bambini, indipendentemente dal risultato di qualsiasi test o dal risultato del divorzio. La riflessione mi portò a prendere decisioni importanti riguardo al mio futuro, al lavoro e alle mie relazioni personali. Il tempo e la distanza dalla situazione mi aiutarono a vedere le cose in una luce diversa, forse più chiara. In definitiva, il viaggio attraverso il dolore e il tradimento mi insegnò molte lezioni preziose su me stesso, sulla resilienza e sulla capacità di perdonare, anche se il percorso era tutto tranne che lineare. Questa storia, dolorosa e complessa, era diventata una parte cruciale del mio viaggio verso la guarigione e l'accettazione.